No, solo guida. Solo guida, perché? Make video, please. Qua, why I don't make video? Go back. Can I pass? Siamo Aldo, Vera e Totò. Da più di 6 anni stiamo facendo il giro del mondo overland col nostro fuoristrada camperizzato e abbiamo già visitato oltre 60 paesi su 5 continenti. Prossima destinazione? Africa. Attraverso i nostri occhi vogliamo mostrare la bellezza del nostro pianeta così come lo scopriamo e cercare di sensibilizzare le persone sulla sua fragilità. Clicca su iscriviti ed esplora il mondo con noi. La prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo alla Giordania è la famosa Petra. L'antica capitale dei Nabatei. Ma quanto antica? Gli storici ritengono che questa città sia stata fondata intorno al 300 a.C. e che sia stata abitata da 3 civilizzazioni: gli Edoniti, i Nabatei e i Romani. A suo tempo Petra fu uno dei centri commerciali più importanti della Via della Seta. Era situata infatti a incrocio tra 2 delle rotte commerciali più importanti del tempo, quelle che collegavano il Mar Morto al Mar Rosso e il Golfo Persico a Gaza, quindi al Mar Mediterraneo, e dove trasportavano e commerciavano quindi la seta dalla Cina, le spezie dall'India e l'incenso dall'Arabia. Petra fu una delle stazioni idriche più avanzate del Medio Oriente. E infatti proprio per questo motivo una delle cause del suo declino. Il IV secolo d.C. fu colpita da un forte terremoto che la distrusse parzialmente e rovinò il loro sistema di irrigazione. Poi, con il cambio delle rotte commerciali, pian piano fu abbandonata e a partire dal VII secolo divenne completamente disabitata. Soltanto i beduini la frequentavano. E passarono più di 1000 anni prima che Petra fosse di nuovo riscoperta. Esattamente nel 1812, grazie a un esploratore archeologo svizzero che si travestì da arabo, si abbabbiò ai beduini, se li fece amici e lo portarono qui a Petra. Da allora fu conosciuta poi come la città perduta nel mondo occidentale, quindi in Europa. Questa può sembrare una scena tratta da un film e, a dire il vero, Petra è diventata di nuovo famosa a partire dagli anni 90, proprio dopo un film che sicuramente vi ricorderete. Il titolo era Indiana Jones e l'ultima crociata. Oggigiorno Petra è uno dei siti UNESCO più visitati e cari al mondo. Pensate che il prezzo d'ingresso intero per un adulto per 3 giorni costa 60 JD, dinari giordani, che corrispondono a circa 80 euro. Ma come si fa a risparmiare sul biglietto di ingresso per Petra? Basta acquistare il Jordan Pass. Ma cos'è il Jordan Pass? Il Jordan Pass è un biglietto combo che si acquista online e dà accesso a 40 tra le attrazioni più visitate dalla Giordania, incluso Petra. I prezzi variano da 70, 75 e 80 a seconda dei giorni che si vogliono spendere qui. In più la cosa importante è che dà anche l'esenzione ai costi del visto d'ingresso. Quindi se pensiamo che il prezzo d'ingresso per un adulto per 3 giorni è di 60 JD, più il visto che ne costa 40, si spenderebbero 100. Ora, il Jordan Pass di 3 giorni per Petra, visto incluso, ne costa 80 e ancora 39 altre attrazioni da poter visitare. Sì, quindi si risparmia assai. Tantissimo, sì. Ma come funziona il Jordan Pass? Praticamente basta arrivare alla prima attrazione venendo da sud o è il Wadi Rum o qui a Petra e scannerizzarlo al biglietto, alla biglietteria. Ti daranno quindi un piccolo ticket da conservare con te ed ha la validità di 15 giorni. Quindi potrai usufruire del pass per la durata di questo periodo. Hai dimenticato una cosa di menzionare. Sì, c'è una cosa molto importante che bisogna ricordarsi, praticamente non è che si possono fare i furbetti, uno prende il Jordan Pass, risparmia su Petra e poi se ne va via. Ovviamente il Ministero del Turismo vuole che i turisti trascorrano più tempo nel paese. Se si lascia la Giordania prima di 3 notti e 4 giorni, si andrà comunque a pagare il prezzo del visto all'uscita. 182, 583. Oggi ce la stiamo prendendo comoda,
per modo di dire. È il primo giorno, abbiamo preso il Jordan Pass con 3 giorni e stiamo andando a scalare la montagna a vedere il monastero. Ci siamo quasi. Ora a quanti gradini siamo? 587? Non lo so, non ce la faccio più a calcolare. Siamo quasi arrivati. Comunque domani ce la prenderemo con più calma, no, un po' più attrezzati per fare foto, speriamo. Vediamo adesso su che si dice. Andiamo. Ci siamo quasi? Dobbiamo arrivare lassù. Questo è il secondo giorno a Petra. Oggi è sabato, in teoria è il giorno più incasinato della settimana perché sia i locali che i turisti vengono qui. Vedremo perché comunque siamo in bassa stagione. Io ho un po' di torcicollo, mi sono messo qua il copricapo arabo a mo' di sciarpetta, però sarò un po' robotico. Speriamo bene, andiamo a farci un bel giro e ci soffermeremo nei vari posti principali e vi diremo anche qualche informazione. Quindi siamo di nuovo nel canyon. Il primo punto sarà il famoso tesoro. La cosa bella del tesoro è che cammini in questa gola stretta, bellissima, il canyon, e dopo ti si apre la tomba, questa facciata scolpita nella roccia che ti lascia a bocca aperta. Bellissimo. Adesso siamo qui, quindi girerò la camera con quella da dietro e la vedrete assieme a noi, la fessura che si apre. Eccola lì. Si sta avvicinando. Questa qui dietro di me è il tesoro, praticamente la facciata più bella e famosa di Petra. È alta 40 metri e si pensa, anche se gli storici non sono certi al 100%, che questa qua sia la tomba del faraone. È chiamata tesoro perché vedete lì al centro, sopra queste colonne con i vari corinzi e capitelli, si nasconda l'urna con il tesoro del faraone. E io e Vera ci domandavamo come l'avessero costruita. Vera pensa che l'hanno scolpita dal basso verso l'alto, magari utilizzando dei ponteggi o delle scaffalature. Io invece penso dall'alto verso il basso, ma onestamente adesso vedendola da vicino credo che Vera abbia ragione. Qui ci sono diversi punti dove si possono fare delle belle foto, come ad esempio le classiche, quelle che vediamo sui social media, una più o meno a metà altezza e l'altra soprattutto. Adesso cercheremo di andare a vedere se riusciamo a fare questa famosa foto. Quindi praticamente per salire su al punto di mezz'aria, a mezza altezza, bisogna andare da quell'entrata lì e fare il giro da sopra. Andiamo a vedere che si dice, dai! Okay, you wanna go? Yeah, I go, no problem. Only with guide. No, with myself. My friend, let's make a drama. I go with myself, no problem. I know the way, I know the way. I know the way. Only with guide, don't play. Thank you. I'm sorry. Dice che dobbiamo andare con la guida. Oh, solo guida. Solo guida, perché? Video, please. Qua, why I don't make video? Go back. Can I pass? Go back. You move this to go. Okay. Go, there is a way you can go by yourself, you know? I'm gonna go this way. It's quicker. Why? And you can ask the police. Why everybody's going? If it's allowed, why the government close it like this? But why Why everybody go? We go with guide. Come, I show you the guide. You make the best video for Instagram. What? So I cannot pass? Dice che non posso passare, dice dobbiamo pagare. If you have map, Loro dice che paghi loro, quindi questa è la camorra che c'è qua in Giordania. Li devi pagare altrimenti non mettono passare, dice che ti tagliano la testa, proprio attenzione ragazzi, eh. my friend. Vediamo se posso andare, dai. Andiamo. Excuse me, I respect you. Hello. Hey, I respect you. I respect you as well. Yes. I came here and I want to This is go not up our there. business, you know. This is your I business. I can't take And- you. I okay. can't take you free, but I can take you by yourself. So how much is for paying? No, he Five take each. you free, man. 5 each. Yes. Don't you think it's a bit too much to do 50 meters?
That's it. That's you the from, price. man? And you can ask Where you come from? What is you come I'm from the world. Yes, we are from the world too, but where you come? Which country you live? Why? I live in the world. We are just curious. I'm curious too. All Jordan. Okay, but this is something that has nothing to do with the thing. يا ولد يا راجل علامك انت علامك يا ولد انت. So if we don't pay a guide, like some I'm not money, talking about a guy. we cannot I'm go. talking about where are you from? That's it. You are Italian, man. Yeah. So why did you ask me? Yeah, because why you lie, man? And what is your problem? Do you think because I'm Italian, all the Italians are the same? No, I don't. What do you think of Italians? What do you know of Italians? They are They good think people. They are all good people Italians and bad have people money. everywhere in the world. Exactly. So why you ask me the first thing, where are you from? Anyway, assalamu alaikum. Peace with you. Peace Allah. Sorry for the little problem, and I hope there is no all these little, mafia thing. No problem. Sorry to say that. And yeah. If you live my life here in Petra, how much we was suffers in Corona COVID, you will not say we are mafia. We looking just after our living and our business. We're not bashing you. We're not No, hassling you are you. taking advantage of tourists. No, we This are is what not. you do. No, we are This is not. what you do We don't because they, steal. Excuse they me. pay a Steal lot like of. the people in Napoli and Sicily. They steal my wallet. They steal my money. They steal everything in Italy, my friend. Thank you very Come much on, for my your friend. opinion. Come on, we start. So We start what on is Italy. this? Okay, but okay. Brother, listen. We are. You think we are mafia? Take it, we are mafia. But I'm sorry, we are just poor people looking after our living. So I swear of God. okay. If I got support from governments or from the government's people up there, who you pay 50 JD for a ticket to enter to Petra, and they say we support the locals. Where's my support from this? If the government support me, why I need to work here under the sun, going up and down? No, I live here. That's my land. Okay. My family live here since 600 years. What about cultivating the land? What about the camels? The camel. What- I didn't have money to buy a camel or a donkey. you choose. Everyone he have his business. I work a guide. Yeah. People work with a I donkey, understand, with a I camel, understand. with a shop is okay. Working with tourists, it's the easy way because it's easy money. you No, know? it's not about easy and not easy. And we didn't think you are tourist easy to get it from your money. No, we just trying our best to make our living, not more than this. We didn't put our hand in your pocket, or we steal your camera, or we bother you, or hassle you, or steal something from you. Okay. We talk. You like to come with me up, you are welcome. You didn't like to come, you are no more than welcome. Okay, so if I don't have the money to pay to go up with you, if No, you could. You could. I Can could we what? pass? Yes, you could pass by yourself if you Really? didn't have money. Really? Because in the end, money is nothing for us. Really? Yes, we respect That's why, tourists. that's why you ask for money to pass. I didn't ask you. Did I ask you for money? Yes, they did. I asked for you Yes. before. If you Yes. didn't To have money, I take you yes, they free. did. He said if you didn't have money, I take you for free. We didn't care about money. Okay, so for just for to know, if someone is here, is a good tourist, they maybe take a plane from America, they can pay something, no problem. But if someone say, listen, I am on economy and I cannot pay, I will say to him, you are welcome. You want to come with us to support us to go up to the view, Like and you have someone the can go- money. okay. If you have the money, you are welcome. If you didn't have, You know, you don't ask Ashpe, for fee. yeah, you know, Support is how much that's. I can. I say to you, give you support me. yeah, Video women, your finger in your hand is not the same. A human being is not the same too. You find person tell you for 20, you find person tell you for 100. Some person tell you for 5, some person tell you welcome for free. Same Okay. thing, it's for tourists. Some tourists have money, some tourists and don't. that's what he said. course. Okay, Bera, You diciamo come una... as a guest, you live as a friend for us in the end. We didn't care about money. You come to my place, you take my hospitality, you stay with my family, hang out with us, you are welcome. But if you leave, as I said to you, and I will repeat it, if you live my life, you will not say that. No, there's no mafia, my friend. You know where's the mafia? in Sicily. No, the mafia, my friend, mafia is government. I know. The mafia, it's I know. government. Everybody in the world. If I have support. Ok ragazzi, allora abbiamo risolto il mistero. Praticamente, ovviamente lui dice che se il governo non gli dà supporto,
Dici io sono qua tutto il giorno, dalla mattina alla sera, su e giù, come un asino, cerchiamo di fare da guadagnare da vivere. Dice sì, è vero, c'è chi ti chiede 20 GD, c'è chi te ne chiede 5, c'è chi te ne chiede 100. Alla fine è alla persona, se il turista può permettersi ci fa piacere, ma se non hai la possibilità va bene anche una piccola mancia. Se non hai soldi e veramente sei proprio in economia puoi andare su anche gratis perché i soldi non gli interessano. Quindi c'è questa cosa, ma in verità è anche incontrare la persona giusta. So we said it. Thank you, brother. You are welcome. Maybe we go later, now there is too much sun, but thank you so much. You are more than welcome. And sono anche ospitali qui in Giordania. Ovviamente col turismo è un po' più difficile, però va bene così. Thank you, shukran. You're welcome. I'm not a professional, but I'm a professional in my area for the real Bedouin experience. If Good. you come with me, you will see what's the real experience and the real professionals. Thank you so You much. are welcome. Thank you. Enjoy it and take Grazie, care. shukran. You're welcome. E ora andiamo su in cima a vedere il sacrificio, che praticamente questo luogo di culto è situato in un altopiano e si può raggiungere salendo gradini scavati nella roccia fino ad arrivare in cima, dove sarete ricompensati con una vista spettacolare di Petra. Andiamo a vedere. Il sacrificio veniva probabilmente utilizzato per importanti cerimonie religiose. A Petra ci sono tantissime scale, non finiscono mai. Il sacrificio. Dei muscoli. Indubbiamente è una bella vista da qua su. E lì c'è il grande luogo del sacrificio. Vai amore, sacrificati prima tu. Allora, questo qui davanti a me è il posto del sacrificio, quel buco lì in mezzo. Qua penso si mettevano gli spettatori a guardare il sacrificio. C'è una bella vista di Petra, lì giù la città nuova, anche lì. E dice che sacrificavano animali come asini, pecore, capre, forse anche qualche essere umano. Quindi sacrificavano qua e poi questo qua il sangue colava, credo, qui dentro, poi andava qua dove sono gli spettatori che assistevano al sacrificio. Poi dopo il sacrificio, lì su dove si trova Vera, si andavano anche a godere il panorama. Noto che dopo aver passato il posto del sacrificio anche la freccia di indicazione è tipo color sangue. Ecco qua, qui si vede meglio. No, devo dire indubbiamente che nel basso il Peine si vede tutta Petra che è là in fondo, è davvero molto bella. Qua c'è la bandiera giordana. Abbiamo dato un po' di pane e biscottini a sto bimbo che sta qua sopra, ha detto che teneva fame, quindi sicuramente a me fa bene mangiare anche di meno. Qua siamo al Wadi Farasa Trail, quindi è il trek che porta giù dall'altro lato, quindi la Vera già è pronta a scendere, era carica oggi facciamo quello che lei ama, i trek, ma questo qui è buono perché è il lato discesa, quindi la parte del trek che preferisco. E quindi è un po' più lungo, partendo da... Esatto, dobbiamo bruciare adesso. Partendo dal sentiero del sacrificio, abbiamo fatto il sacrificio fino là sopra e adesso stiamo tornando giù dal lato del... Che cos'è? La strada delle colonne, giusto? La parte romana. Sì. Andiamo a vedere, dai. Amore, com'è da lassù? Bellissimo, meraviglioso. Che si vede? Si vedono altre tombe che non c'è nessuno proprio. Lo sapevi che sono 600 tombe qua, più che in Egitto? Luxor, eh? Sì. Sì, me l'avevi accennato. Abbiamo Bellissimo. fatto bene a camminare, a venire da quest'altro lato, eh? Sì. Però qua non c'è nessuno qua. Sì. Continuiamo? Infatti, pochi turisti arrivano.
Questo è il vantaggio di avere più tempo a disposizione. Andiamo un po' più da vicino, possibilmente senza cadere giù. Andiamo. Ma è bello, bello, bello. Sì, là c'è una tomba. Molto bella, Poi ogni tanto partono con questa musica, araba. Perché c'è eco. L'eco nelle tombe, sì. Poi c'è anche il tipo alternativo che va con la musica da discoteca e si fanno il festino. I giovanotti. Giovani. Fanno questo, come si chiama? Il Bluetooth speaker, Sì, sì. della GBL. E vanno là. Ok, sta diventando un poco ripido. Ora andiamo? Però si può fare. Ora vai di avanti, dai. Sì, basta fare attenzione, un gradino alla volta. Cade prima tu o cade prima io? Questa qui, secondo me, è una delle tombe meno considerate, ma un piccolo tesoro nascosto di Petra. Si chiama la Garden Tomb, la tomba del giardino o la tomba col giardino. È qui dentro nascosta ed è davvero molto carina con queste colonne. È davvero un bell'angoletto, non c'è nessuno quasi, un paio di persone lì, ma tutto il tempo di questo percorso siamo rimasti da soli. Siamo entrati dentro una tomba, qui scolpita nella roccia. È la prima che vediamo con dei decori, che le altre erano soltanto stanze vuote. Molto carino, qua si vede il contrasto di colori. Mi domando che attrezzi avevano al tempo. Le unghie. Eccoci qua. Finalmente questo è il grande tempio romano, E che dice sulla guida, amore? Che dice? costruito da Nabatei Ecco. prima di avanti Cristo. Primo secolo avanti Primo Cristo. secolo avanti Cristo. Il grande tempio rappresenta uno dei più importanti monumenti archeologici e architettonici del centro di Petra. Copre una superficie di 7.000 metri quadrati, complessive tra il nord e il sud della porta dell'ingresso monumentale. Purtroppo qua però dopo il terremoto, vedi, è rimasto soltanto tutte pietre a terra, poca roba. Sì. Comunque è bello qua su, guarda lì sul colle, sulla montagna, è incredibile il numero di tombe scavate. Penso forse anche abitazioni, no? Perché giustamente vivevano qua, commerciavano, Certo, certo. scolpite nella roccia, molto bello, molto bello. Siamo vicini al tramonto, golden hour, tutto dorato. È il secondo giorno che siamo a Petra, verso la fine, tramonto, e abbiamo visto dozzine, forse più di 100 bancarelle di gente che vende qualcosa. Abbiamo dato cibo a bambini, addirittura una vecchietta che poco fa, ora ve la faccio vedere, è venuta a venderci delle monete che non penso fossero originali, altrimenti starebbe in un museo, forse sarebbe già vendute per moltissimi più soldi. E ci ha detto non ha mangiato niente oggi. E mi chiedo, ma siamo in un paese musulmano, no? Una cosa che noi sappiamo è che la gente non va a digiuno alla giornata, quindi è vera sta cosa? Come mai si sono ridotti così in basso e tutti quanti si appoggiano sul turismo?
Petra era una volta famosa per uno dei sistemi idrici e di irrigazione più Commerciali, sì. sofisticati del mondo, del Medio Oriente, del tempo, e mo' questa gente non può mangiare, non può coltivarsi un po' con un pezzetto di terreno e non lo so, tutti qui buttati a terra a vendere souvenir, a farti da guide, ma che cosa dire? Boh. Allora qua giochiamo in casa. Questa è la cisterna dell'acqua di un'antica chiesa cristiana che fu costruita nel IV secolo d.C., poi distrutta da un incendio nel VI secolo. E dai papiri che furono rinvenuti si stabilì che era una chiesa devota alla Vergine Maria. Poi ci sono i mosaici che chiaramente stile romano. Quali possiamo apprezzare meglio? Addirittura con Gesù. Poi dalle 5 in poi è il periodo più bello per stare qui a Petra. Al tramonto il sole è un po' più tenue, ti fa apprezzare il rosso di queste pietre, perché infatti, amore, lo vuoi dire tu? Petra è conosciuta anche per che cosa? Petra è anche conosciuta come città rossa, perché ha questa pietra rosastra che specialmente al tramonto fa un bellissimo colore, un contrasto. Allora, in conclusione, quanti giorni ci vogliono per visitare Petra? In un giorno la vedi tutta, però devi essere in forma, alzarti all'alba, entrare qui prestissimo e uscire al tramonto. Ben studiata puoi riuscire a vedere tutti i siti principali e anche a fare delle belle foto. 2 giorni noi pensiamo che sia il soft spot. Perché praticamente hai quel po' di tempo in più per andarti a fare qualche trek un po' più lungo e magari se c'è qualche posto che ti è piaciuto il giorno precedente puoi anche ritornare a farci foto un po' migliori. Ma in 3 giorni la esplori tutta quanta. Noi ce la siamo presa comoda, abbiamo preso spazi di 3 giorni, ma siamo stati che 2 giorni e mezzo in verità. Sì. Perché stamattina siamo andati a Little Petra, che molti non lo sanno, si trova soltanto a circa 7 km a nord da qui. È completa la visita al sito UNESCO qui di Petra e inoltre la possibilità anche a chi non avesse la possibilità, tra virgolette, di comprare il biglietto d'ingresso costoso di Petra o comunque di vedere un sito archeologico che risale ai tempi dei Nabatei ed è stato molto carino. Sì, ci sono diverse tombe molto carine di visitare, sicuramente ne vale la pena. Inoltre, non l'avete sentito da noi questa cosa, ma c'è proprio l'ingresso che addirittura il punto sulla mappa si chiama Backdoor Entry to Petra, che vuol dire l'entrata dal retro di Petra, quindi per i trekkers impavidi, per chi volesse risparmiarsi il biglietto per Petra, possono anche farsi un trek più lungo di 8 km e arrivare al monastero. Poi una volta che sei al monastero sono 3 km per arrivare al tesoro e non ci sono controlli da quel lato là. Comunque questa è un'altra storia. Abbiamo dedicato sia su Instagram che su Facebook un video, dei post, alcune storie, in particolare su Little Petra, quindi andatela a vedere lì. Per quanto riguarda il prezzo, pensiamo che sia un po' caro, diciamo la verità. 30 euro ti vai a vedere Machu Picchu. 35. Vabbè, siamo capirai. Pompei, ragazzi, Pompei, 14,50 euro. Quindi qua, insomma, un giorno, il primo giorno soltanto costa quasi 70 euro, quindi è un po' caruccio. È molto caro. È bella però. Sicuramente è bellissima, vale la pena di vedere, però il prezzo è un poco elevato. Alcuni consigli utili per visitare Petra. Allora, gli occhiali da sole sono obbligatori. E crema solare. Certamente, è tanta acqua, specialmente se venite qui in alta stagione che è durante l'estate.
Pranzo tranquillamente un panino al sacco, perché qua c'è poca scelta e i O prezzi... qualche snack, sì, Certo. noci, qualcosa. Qualcosa di per leggero. avere, Noi sì. abbiamo mangiato un po' di pane, delle noci, un po' di frutta e qualche biscottino. Quindi sì, preparatevi a assistere a delle scene un po' aggressive in arabo, che qua praticamente ci sono molti beduini che proprio scendono quasi a botte, qualcuno l'ha pure fatto, per accaparrarsi i turisti. Quindi purtroppo queste cose capitano. E scarpe comode. Esatto, altrimenti si fanno le bolle sotto ai piedi. Come te. Infatti, vabbè, passeranno. E adesso per concludere in bellezza vi lasciamo con delle immagini da uno dei punti più alti di Petra. Non è stato facile di arrampicarsi fino qui, però È panoramicissimo. è bellissimo, tutto da sopra si vede benissimo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto, in questo caso sapete che cosa fare. Fateci sapere nei commenti che ne pensate del video e se siete arrivati fin qui e non vi siete ancora iscritti che cosa state aspettando. E niente, noi vi salutiamo, grazie per la visione e ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!